Vi chiedo di chiudere gli occhi e di pensare a una persona che indossa un uniforme militare, quella da ufficiale di polizia, che cura i feriti in guerra o che pilota un aereo, o anche una persona alla guida di un paese. Adesso potete riaprirli. Sono certa che la prima immagine che è venuta in mente alla maggior parte di voi sia stata quella di un uomo forte, pronto a gestire delle situazioni di crisi. Non preoccupatevi, non siete gli unici. Abbiamo fatto la stessa domanda a un modello di intelligenza artificiale e questa è stata la risposta. Il mondo della difesa, della pace, della sicurezza e della diplomazia è un mondo dominato dagli uomini. Prendiamo all'Italia, ad esempio. A 25 anni dall'ingresso delle donne nelle forze armate, esse rappresentano solamente il 7%. Alle donne piacciono forse meno le uniformi? Affermazione discutibile, perché anche nel mondo della diplomazia non superano la soglia del 25%. Ma allora perché parliamo di donne, pace e sicurezza? Perché ad un certo punto la NATO ha deciso di occuparsene, arrivando addirittura a creare una posizione apposita, quella della rappresentante speciale, del segretario generale, per appunto le questioni legate alle donne, alla pace e alla sicurezza che oggi io ricopro. Semplicemente perché quando parliamo di sicurezza non parliamo solamente dell'assenza della guerra o dei conflitti. La sicurezza riguarda la democrazia e il rispetto dei diritti, riguarda la libertà individuale, la possibilità che noi tutti cresciamo, i nostri figli e le nostre figlie, all'interno di un mondo più giusto, dove ciascuno di noi possa realizzare il proprio potenziale. E al fine dell'ottenimento di questo obiettivo, le donne ricoprono un ruolo chiave. Ma allora, perché, quando si parla di guerre, la narrativa legata alle donne è quella delle donne come vittime? Donne sfollate, rifugiate, violentate, sopravvissute. Violenza sessuale usata come tattica di guerra. Cambiano le ere, cambiano le latitudini, eppure la storia continua a ripetersi. Allora oggi io voglio proporvi una prospettiva diversa con la quale guardare alla nostra storia. Non più donne fragili, bisognose di protezione, bensì donne forti, protagoniste e agenti di cambiamento. Le statistiche ci dicono che quando le donne partecipano ai negoziati di pace aumenta del 20% la possibilità che un accordo duri 2 anni e addirittura del 35% che ne duri 15. Eppure le donne sono quasi completamente assenti dai tavoli negoziali. Nel 2022 solamente il 16% dei negoziatori dei processi di pace guidati dall'ONU era rappresentato da donne. Incredibilmente nessuna donna è stata inclusa fra i negoziatori nei processi di pace nei Balcani, in Etiopia, in Sudan e in Birmania. Nello stesso anno solamente un accordo di pace ha visto una donna fra i suoi firmatari. Allora io non sono qui con la pretesa di avere in tasca la soluzione alle discriminazioni di genere e al problema delle pari opportunità, però ci sono 3 riflessioni che vorrei condividere con voi. La prima è che uomini e donne sono diversi. La seconda è che non possiamo diventare ciò che non vediamo. E la terza è che se rimaniamo fermi, unendoci alla folla che aspetta che le cose cambino, tutto resterà sempre uguale. Uomini e donne sono biologicamente diversi. Sono diversi nel corpo,
nel modo di processare le informazioni, nel modo di affrontare i problemi e di trovarne delle soluzioni. Le donne rappresentano la metà della popolazione mondiale, eppure sono quasi invisibili nella maggior parte degli aspetti della società. Viviamo in un mondo fatto dagli uomini per gli uomini. Vorrei farvi un esempio molto pratico. Lo sapevate che quasi nessuno dei paesi della NATO ha sviluppato uniformi militari ed equipaggiamento fatto su misura per le donne? Gli elmetti sono stati disegnati su una circonferenza cranica media di un uomo e cadono sempre sugli occhi delle donne. I giubbotti antiproiettile pesano circa 11 kg. Sono misurati su una corporatura media maschile e quindi sono troppo pesanti per le donne che, indossandolo a lungo andare, rischiano di subire dei danni alla colonna vertebrale ma anche alle ossa del bacino, con gravi conseguenze per l'apparato riproduttivo. Inoltre non tengono in conto la presenza del seno, costringendo le donne ad utilizzare misure più larghe che non proteggono gli organi vitali. Anche gli anfibi militari non sono stati progettati su una forma di un piede femminile, sono molto pesanti e quindi rendono difficile anche gli spostamenti più semplici. Infine, gli uniformi non tengono in considerazione i cambiamenti del corpo legati alla maternità e quindi ad un certo punto della gravidanza le donne non possono più indossarle. La questione delle uniformi è diventata di grande attualità in seguito all'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La guerra in Ucraina, come tutte le guerre d'altronde, ha posto le donne di fronte a delle situazioni estremamente difficili, ma ha anche creato l'opportunità di rivedere il loro ruolo all'interno della società. Le donne hanno cominciato a assumere ruoli chiavi nell'ambito della politica, nell'ambito dell'attivismo, e un numero senza precedenti di donne ucraine, oltre 60.000, si è unita volontariamente alle forze armate, come autiste, come mediche, ma anche come guerrigliere, tiratrici scelte, artificieri e anche piloti di droni, per combattere a fianco degli uomini per la libertà del proprio paese. In questi anni sono andata diverse volte a Kiev e ho ascoltato le loro storie e ho scoperto che la questione delle uniformi è una questione di vita o di morte. E ho anche appreso che alcune organizzazioni non governative avevano cominciato a produrre, utilizzando un materiale innovativo, dei giubbetti che arrivano a pesare solamente 4 kg, pur avendo la stessa capacità protettiva, non riuscendo però a soddisfare l'alta domanda di questi mesi. Ho fatto mia questa causa. Insieme abbiamo portato la questione degli uniformi all'attenzione della comunità internazionale. Abbiamo mobilitato l'opinione pubblica, abbiamo addirittura esposto gli uniformi nel quartier generale della NATO in occasione di un'importante riunione dei ministri della difesa, per fare in modo che potessero vedere con i loro occhi e toccare con mano quello di cui stavamo parlando. Non ci siamo arrese di fronte alle difficoltà, abbiamo superato gli ostacoli e dopo mesi di impegno posso finalmente dire che la NATO ha finanziato questo progetto e che nei prossimi mesi riusciremo a distribuire le prime migliaia di giubbotti antiproiettile, di uniformi e di anfibi fatti per le donne in Ucraina. Questa delle uniformi non è soltanto una questione di sicurezza, è una questione di rispetto e dignità per queste donne che combattono in prima linea. Si tratta ovviamente di un piccolo passo, si tratta di una goccia nell'oceano, ma ogni goccia nell'oceano è importante. Se vogliamo affrontare la questione degli stereotipi di genere, dobbiamo per forza fare un passo indietro e guardare come i nostri figli e le nostre figlie, fin da piccolissimi, vengono esposti a modelli educativi stereotipati. Io ho 2 figlie, gemelle, hanno appena compiuto 10 anni, sono completamente diverse l'una dall'altra. A una piacciono gli abiti a fiori e la danza, all'altra piacciono le tute da ginnastica e il pallone. Quando avevano 5 anni, la calciatrice mi disse:
Mamma, io da grande voglio fare il carabiniere a cavallo. Le feci notare che in quel caso avrebbe dovuto fare la carabiniera. Ma lei mi rispose che di carabiniere donne non ne aveva mai viste, tantomeno a cavallo, e che in ogni caso i maschi sono più bravi delle femmine a fare le cose. Allora io mi dico, se mia figlia, cresciuta a pane e femminismo, vede il mondo diviso fra lavori per le donne e lavori per gli uomini, è facile pensare che i modelli educativi a quali siamo esposti fin dalla tenera età generano prospettive limitanti su ciò che possiamo o non possiamo fare, su ciò che possiamo o non possiamo diventare. Ed è per questo che abbiamo bisogno di modelli femminili importanti, perché non possiamo diventare ciò che non vediamo. Guardiamo per un momento alle elezioni americane e alla corsa presidenziale di Kamala Harris. Harris non è la prima donna a correre per la presidenza della Casa Bianca e non sarebbe nemmeno la prima donna a capo di un paese del G7. Eppure questa campagna elettorale ha un sapore diverso, perché per la prima volta l'essere donna viene usato come un elemento a proprio vantaggio e non come un fattore discriminante. La sua presenza sulla sfera politica internazionale, indipendentemente dal risultato elettorale, è un messaggio forte per le altre donne. Possiamo ambire a sederci sulle posizioni di potere, possiamo ambire ad andare a sederci ai tavoli decisionali. Non ci sono strade chiuse. Non ci dobbiamo porre limiti alle nostre ambizioni e soprattutto dobbiamo e possiamo rompere il sistema. Quando ho incontrato mio marito, lui era un giovane diplomatico nel pieno della sua carriera e io invece mi stavo appena affacciando alla vita professionale. Avevo studiato conservazione dei beni culturali e museologia e avevo tanti sogni, anche quello di dirigere un museo. Quando gli venne offerto un incarico di 4 anni in Turchia, decisi di seguirlo. Ci volle ben poco per capire che il ruolo della consorte tradizionale, fatto di obblighi sociali e rinunce personali, non era fatto per me. Decisi così di investire su me stessa, riprendendo gli studi. Mi avvicinai al mondo delle politiche di genere, a quello della mediazione, della pace, la sicurezza e le relazioni internazionali. La sfida più grande che ho dovuto affrontare nel mio percorso è stata quella di convincere i miei interlocutori che il mio non era un hobby di una moglie annoiata, ma che i miei studi e il mio lavoro facevano parte di un progetto professionale nel quale credevo veramente. Da questa sfida è nata un'intuizione. Ho così fondato la sede italiana del network Women in International Security. Ho iniziato a fare rete, a portare a bordo donne competenti e ho cominciato a fare da mentore a giovani aspiranti professioniste. Sono così diventata visibile e credibile e ho cominciato ad avere i primi riconoscimenti internazionali. Poi c'è stata la questione familiare, perché ancora al giorno d'oggi è ammissibile che un uomo debba allontanarsi dalla famiglia per ragioni di lavoro, ma se lo stesso accade a una donna, essa viene sottoposta allo stigma sociale. È una cattiva moglie e una pessima madre. Quando ho comunicato a mio marito che il segretario generale della NATO aveva scelto proprio me come suo rappresentante speciale e che questo avrebbe implicato un mio trasferimento a Bruxelles nel giro di poche settimane, ho ricevuto da lui la migliore delle risposte che potessi desiderare. Se la stessa proposta fosse stata fatta a me, che cosa avremmo detto? Che cosa avremmo fatto? Ora accetta questo nuovo incarico e poi insieme vedremo come organizzarci. Ho deciso di condividere con voi una piccola parte della mia storia personale perché credo che ci siano almeno 2 morali da trarre. La prima è che non possiamo restare immobili ed aspettare che il sistema cambi per trovare il nostro
la nostra realtà e sfruttare la nostra potenzialità. Dobbiamo essere noi a cambiare il sistema, cominciando da noi stessi. E la seconda è che la questione delle pari opportunità fra uomo e donna non può essere vissuta e percepita come una responsabilità esclusivamente femminile, delle quali solo le donne devono farsi carico. Abbiamo bisogno degli uomini come nostri alleati. Ci sono tanti piccoli passi che ognuno di noi nel nostro ambito può fare per incominciare questo cambiamento. Certo, non bisogna arrivare ai vertici della NATO per pensare di poter muovere le cose. Prima faremo nostra la consapevolezza che uomini e donne sono diversi e prima le nostre società saranno società più sicure e floride, società all'interno delle quali potremo crescere i nostri figli, dando loro la possibilità di sviluppare il proprio potenziale, e saranno delle società più ricche, perché quando le donne ricoprono posizioni di potere, portano prospettive uniche, generate da sfide e da esperienze diverse. Abbiamo la capacità di vedere soluzioni dove altri vedono problemi, di costruire ponti attraverso culture e generazioni diverse. Incoraggiamo le nostre figlie, le nostre mogli, le nostre sorelle, le amiche, a perseguire i propri sogni e realizzare il loro potenziale, perché abbiamo un estremo bisogno di modelli positivi a cui ispirarci. Non possiamo essere ciò che non vediamo. Facciamoci avanti, non abbiamo paura di fallire. Ancora oggi troppe donne preferiscono uscire dai giochi per paura di sbagliare e non essere perfette. Sai cosa ti dico? Forse è vero che non eri la persona adatta a quel ruolo, ma non potrai mai saperlo se non ci avrai nemmeno provato. Infine, non possiamo unirci alla folla che resta immobile se vogliamo vedere un cambiamento, perché in quel caso tutto resterà uguale. Dobbiamo farci avanti, prendere il nostro spazio, anche quando questo significa sfidare il sistema, partendo dalla nostra realtà, la nostra famiglia, la nostra comunità, la nostra realtà istituzionale. E chiediamo, non abbiamo paura di chiedere quando pensiamo che qualcosa ci spetti. E agli uomini voglio dire una cosa: non sottovalutate il vostro ruolo all'interno di questo cambiamento. Siate pronti a mettervi in discussione, a riconsiderare i vostri privilegi e il potere che da esso ne deriva. Non guardate al cambiamento con timore, non vedete l'affermazione delle donne all'interno della società con paura, perché da questo cambiamento si genereranno e si stanno generando opportunità per tutti. È una strada in salita, ma è una strada percorribile. È per questo che mi alzo ogni mattina e faccio il mio lavoro, affrontando sfide diverse, perché penso che attraverso il mio impegno un giorno altre donne potranno entrare in quelle stanze del potere, essendo viste ed essendo apprezzate per il loro lavoro. Finalmente non saranno più invisibili. Grazie.